nelle puntate precedenti. Siamo solidi, ho un bel compagno, lavoriamo insieme, abbiamo un bel progetto, ci credo. L'anno scorso è stato un po' più di preparazione, di studio, quest'anno si va sulla pratica. Sono rimasto sorpreso perché non pensavo volessero creare questa coppia che scoppia. Spero soprattutto di divertirmi e fare belle lotte. Si spengono le luci e parte ufficialmente la Dai del Gas Car Series 2025. Guarda i suoi avversari, Campana carichissimo che però viene ripassato da Dalla Libera per la quinta posizione, non ci sta Dalla Libera. Ebbene sì, vi siete gustati il trailer tra qualifica e la gara. Non vi ho detto più di tanto perché dopo siete dei bastardi. So come siete voi. Vi guardate solo il trailer senza guardare cosa è effettivamente successo. Non vi recuperate i video e saltano fuori le domande. E questo non va bene perché dovete guardarli tutti i video, tutti quanti. Ci stiamo preparando per gara 2. Ci teniamo a dirlo, come ha detto anche Matte, non c'è più la griglia invertita. Questo per dare un senso alla questione del bonus rimonta. Anche poi per una linea coerente, perché non tutte le piste ci permettono l'inversione di griglia. Detto ciò, non resta altro da fare se non lasciare la parola al buon Matte e lasciarvi gustare gara 2. Motori accesi per la seconda gara, siamo on board con Savadori che va verso la terza casella, lui che partirà alle spalle direttamente di Occhi e Aurucci, unico pilota del team 997 a partecipare a questa gara 2, siccome il suo compagno Ametovic è stato male, ha sofferto un malessere fisico nel corso della prima gara, si è dovuto ritirare e non ha ricevuto il nulla osta dalla direzione gara, qui invece telecamera che punta su Valieri che ha il mirino su Milan e su Campana. Si stanno contendendo tutti e tre il bonus rimonta che appunto dà un extra in campionato. Intanto anche Bignozzi va a schierarsi, griglia che si completa con Montanari che parte 18esimo con Intant Racing, lui gareggia con il numero 17 e purtroppo appunto segnaliamo l'assenza di Ametovic, saranno 18 i piloti in gara in lotta per la vittoria. Vedremo se Aurucci conquisterà il Grand Chelem, chiamiamolo così, ha già ottenuto pole position, giro veloce e vittoria nella prima manche, sembra il pilota da battere a Pomposa. Passa anche appunto Luca Milan davanti di fianco a tutti i suoi avversari, grande investimento, lo abbiamo già sottolineato nella gara 1 da parte della regia internazionale con queste riprese esterne che vanno a enfatizzare proprio le gare della Dai del Gas Car Series. Qualche momento forse di apprensione per capire quel che succede in griglia, ma devo dire che forse il direttore gara ha sistemato le varie problematiche. L'ultimo a schierarsi è Jürgen Domi del team Coinflip con il numero 32, va a posizionarsi all'altezza della seconda fila dietro a Savadori con Aurucci dalla pole, prontissima la bandiera tricolore ad essere sventolata per la seconda gara stagionale del primo round. Semafori che quindi si accendono e poi via, parte gara 2 a Pomposa, 10 giri, un Aurucci che parte molto bene mentre Occhi non ha avuto uno scatto eccezionale. Bellissima la telecamera on board posteriore di Aurucci che inquadra Savadori, vediamo se Savadori riesce a salire al secondo posto, sembra incisivo all'esterno, Occhi prova la risposta a un rovescio che potrebbe riportarlo alle spalle di Aurucci che ringrazia, se ne va e scappa via, attenzione perché prende subito già del margine, ha già un secondo di vantaggio mentre sono affiancati lì davanti Occhi e Savadori con un contatto di Valieri che rischia di compromettere un po' la gara dei piloti con cui sta lottando. Intanto Savadori si prova a infilare, sembra che questa manovra all'altezza di curva 3 funzioni. Dalla Libera intanto si attacca alla battaglia all'esterno di Occhi, Dalla Libera è costretto ad alzare il piede, Campana può approfittarne, si lancia all'interno di curva 7 e riesce a passare Campana, una partenza strepitosa, sale al quarto posto. Dalla Libera resiste però all'interno, stoica resistenza anche da parte di Dalla Libera che prova in tutti i modi a guadagnare terreno, ma il vero protagonista in questo momento, a parte le battaglie, è proprio Aurucci che ha preso e già se n'è andato.
mandato, avversari che gli hanno dato un grande assist. Gruppo che invece è un po' più sfilacciato sullo sfondo, nota di rilievo, Giardina è ancora in fondo al gruppo, molto attardato, sarà sicuramente successo qualcosa a Giardina che sta vivendo una serata da incubo. Anche Domi deve aver perso tantissime posizioni perché è sceso al 10° posto ai limiti della top 10 e vedremo magari in un replay quel che è successo a Jürgen Domi che partiva dalla seconda fila della 4ª posizione. Intanto stacca fortissimo Ftuni che sale in 5ª posizione, scende sesto Campana che a fronte di una partenza davvero efficace nel corso del primo giro non si è confermato all'interno della top 5. Quindi primo giro che si chiude con Aurucci, Occhi, Savadori dalla libera, grande Ftuni che è in 5ª posizione, partito 8º. Intanto Canella si affianca, sembra riuscire a passare Beneventi per il 15° posto. Sì, la risposta è affermativa, passa anche Montanari che lo passa sì all'esterno di curva 1, studia addirittura un attacco nei confronti di Canella, va largo Canella in curva 2, Montanari passa, ringrazia, davanti c'è Sassone, quindi lotta in casa intant. Nel frattempo Campana battaglia per la 6ª posizione, superato però da Vallieri che è salito in 6ª casella nella scia di Ftuni che come dicevo è partito 8º e adesso si trova in 5ª piazza. Canella nel frattempo ha passato Montanari, Ftuni davanti è vicinissimo dalla libera e attacco di Ftuni che in uscita di curva riesce a passare. Qui siamo on board con Vallieri che sta riprendendo tutto da un posto di lusso e sicuramente una posizione di spettatore privilegiatissima quella di Vallieri che sta osservando questa battaglia. Vedremo se Ftuni avrà modo di rispondere. In realtà non è uscito benissimo dalla curva, ancora davanti a lui Ftuni passa approfittando di un errore dalla libera alla meglio nei confronti di Vallieri. Sembrava perdere la posizione anche su Vallieri ma è stato bravo nonostante la piccola sbavatura a tenere duro. Intanto ecco qui lo scatto di Vallieri che cerca addirittura con il fisico di dare carica e spinta al suo kart del team Fuel Racing. Dalla libera abbiamo visto come in questo replay sia riuscito a passare un buon numero di partecipanti. Domi poi riesce a prendersi la posizione su dalla libera, ma vediamo poi magari cos'è successo allo stesso Domi. Dalla libera che attacca all'interno di curva 3 ma ancora non capiamo quel che è successo. Questo l'abbiamo visto in diretta con un Vallieri che ha dovuto alzare un po' il gas. Canella era partito abbastanza male, è stato passato da Montanari, anche da Beneventi, quindi FC Racing Team che sarà un po' perplesso da parte nella parte del box di Samuele Canella che appunto non ha avuto sicuramente la migliore delle partenze dalla sua. Lorenzo Melis e Giardina, vediamo cosa succede. Prova a passare anche Zanichelli ma blocca la sale posteriore, si gira, staccata non proprio riuscitissima e quindi ecco perché Giardina si è ritrovato in fondo al gruppo. Prova a staccare intanto più avanti Jürgen Domi che finisce contro le barriere. Qui si spiega il motivo, perde 4 posizioni, altre 4 posizioni, è superato anche da Zanichelli. Dai Yuri, ma Yuri è ripartito bene cazzo, ecco adesso sei indietro. Porco Dio, ho fatto la cazzata, Dio schifoso. Yuri, non sei un pulcino, sei un'aquila albanese. Sorpassa Patrick e tutti gli altri, muoviti! Rock carry! Come cazzo faccio a recuperare adesso, Spiegamelo. È più carico l'ingegnere che Domi stesso, che purtroppo l'abbiamo visto sbagliare completamente il punto di staccata. Qui intanto il replay del sorpasso di Vallieri su Campana, con Campana che lotta con Ftuni, ma si infila all'interno Vallieri che rovina i piani al numero 45 e guadagna la posizione. Duello tra Montanari e Sassone in Tant Racing. Montanari si sposta all'interno, entrata durissima, sorpasso che vale la 14ª posizione, poi taglia sul cordolo. Intanto ecco qui sotto investigazione l'episodio in curva 5 tra Montanari e Sassone, quindi attenzione a eventuali provvedimenti che arriveranno dalla direzione gara. Non saranno felicissimi in casa in Tant Racing proprio per quel che è successo. Come dicevo, Domi è un po' perplesso, non deve demordere perché è in 10ª posizione, non troppo lontano dalle posizioni più interessanti. Intanto qui vediamo Campana che ha dei problemi, continua ad avere problemi, è un kart che fa fatica con problemi che vengono accentuati soprattutto in rettilineo, sembra avere delle difficoltà a tenere il passo. Intanto staccata profondissima di Melis su Milan, Melis non ce la fa però e deve posticipare l'attacco alle curve successive, ammesso e non concesso che riesca a recuperare terreno, quindi per l'11º posto rimane appannaggio di Milan. Intanto Occhi si avvicina ad Aurucci, eravamo on board prima con Occhi, bellissima, e qui pongo di nuovo l'accento sulla telecamera posteriore di Aurucci, grande lavoro da parte della regia, con Occhi che appunto sta mirando nei confronti di Aurucci la prima posizione, è riuscita a recuperare tanto terreno e sembra informissima. Qui invece siamo su Melis che ha le spalle di Zanichelli perché Milan è riuscito a passare quest'ultimo, Milan entra in top 10, è 10º ed è alle spalle di Domi. Intanto la regia si sposta su Aurucci che ormai ha Occhi negli scarichi, chiamiamo così, attaccatissimo al paraurti posteriore. 789 millesimi il distacco, con Occhi che ha registrato anche il
giro più veloce, il record in gara. Nel frattempo Domi insegue Tondelli che è incollato a Campana, si sposta all'interno Tondelli, vediamo se ce la fa. Campana che si definiva non in grado di ripetere il risultato dell'anno scorso, però non immaginava addirittura un fine settimana così complicato con il suo kart. Occhi in 18.348 firma il nuovo record in gara, è davvero strepitoso il ritmo di Occhi. Campana è ottavo, Tondelli è passato con Domi che ormai è nella scia del suo compagno di squadra. Incrocio di traiettoria di Occhi, rimaniamo sulla battaglia per la prima posizione con Aurucci che guarda dietro 2 volte, protegge l'interno. Qui invece Melis lotta con Milan e Zanichelli. Milan all'interno, Milan un po' come Riccardo Zonta in questo momento al centro, si è ritrovato esattamente al centro. Zanichelli ritorna in 10ª posizione con Melis e Milan che battagliano, attenzione, spalle larghissime per invece Vallieri che sta combattendo con Dalla Libera e Ftuni. Contatto tra i due, chiede scusa Dalla Libera che è quarto. Attenzione però perché il libanese classe 96 cerca Ftuni di riprendere la posizione, non sarà sicuramente felicissimo del comportamento. Vallieri sale al 4º posto in un colpo solo con Ftuni che è sesto. Dalla Libera invece perde tantissimo, una manovra non proprio riuscita quella di Dalla Libera che è stato scavalcato non solo da Ftuni ma anche da Campana che cerca l'esterno saltando sul cordolo, resiste all'esterno. Domi osserva tutto da dietro, doppio incrocio per Domi, sì, ce l'ha fatta Jürgen Domi che ha passato Campana, il suo compagno di squadra. Attenzione però alla condotta di gara perché la direzione sta sicuramente osservando il comportamento di questi piloti, tutti tanto aggressivi. Domi passa e sale al 7º posto, Dalla Libera scende all'8º, chi ci rimette è Campana che è addirittura nono, attacco fallito lì davanti per Dalla Libera. Intanto niente da fare per Campana, sta faticando veramente tanto, è in crisi ed è ormai nella coda di questo gruppo che sta lottando per la 6ª posizione. Campana ci prova, l'uscita è buona per Campana nei confronti di Dalla Libera, però non basta, si vede proprio che in accelerazione sì, può farcela, ma in velocità massima non ha il passo. Altro replay fornito dalla regia, questa volta protagonisti Montanari e Bignozzi, con il primo ancora sotto investigazione per il contatto su Sassone che è 17esimo, esce male dalla 6 Bignozzi e allora Montanari prende l'interno, è un varco giusto, guadagna la posizione e adesso è 13esimo. Bella manovra, molto scaltro ecco nel trovare subito lo spazio. Siamo intanto a metà gara e Occhi sta prendendo le misure su Aurucci, si è avvicinato, ha ripreso subito il gap ma non è riuscito a passare o comunque non ha ancora tentato l'azzardo. Qui Campana sta ancora lottando con Dalla Libera per l'8ª posizione, prova a incrociare le linee con lo switchback ma poi salta sul cordolo, deve tagliare sul cordolo Campana ed accelerare per un istante. Intanto tra Ftuni e Dalla Libera incidente in curva 3 sotto investigazione per aver appunto causato una collisione, l'abbiamo vista dall'onboard, un episodio che ha creato un po' di scompiglio nella pancia della top 10. Qui Vallieri invece largo e deve lasciare spazio a Tondelli che sale al 4º posto. Gran controllo nell'ultimo settore per Vallieri, forse Ftuni ne approfitta. Vediamo se Ftuni ne approfitta, qui siamo con Domi, Ftuni rimane dietro con il numero 10 sul casco, lo vediamo benissimo, ha cercato di approfittare di un momento di impasse, di defiance per Vallieri che è stato superato da Tondelli. Ftuni però non ci è riuscito, deve posticipare il suo attacco. Domi invece guarda tutto dalla 7ª posizione con 1 secondo e 2 di vantaggio su Dalla Libera. Campana è stato passato anche da Zanichelli che intanto è nono, 10 secondi di penalità per Montanari. Prima penalità della stagione con Giovanni Montanari che viene penalizzato di 10 secondi per il contatto con Sassone perché nel verdetto è stata valutata la posizione colpendo la fiancata del compagno di squadra, il che l'ha mandato in testa a coda, e le immagini hanno mostrato anche come pur senza Sassone non avrebbe comunque chiuso la curva. E adesso vediamo come ricostruirà la sua gara Montanari che però va sulle sue spalle la penalità di 10 secondi. Adesso si trova dietro alla Milan in curva 7, vediamo se ce la fa all'interno per il 12° posto. Chiede scusa Montanari perché si è appoggiato pizzicando il retrotreno di Luca Milan che era addirittura in top 10 ma poi ha perso un po' di vigore, un po' di brio. Intanto esce piano da curva 9 Luca Milan, Montanari si affianca, sceglie l'interno, è una strategia che potrebbe risultare vincente. Ce l'ha fatta Montanari, ce l'ha fatta, però ecco una spada di Damocle, quella dei 10 secondi di penalità. Nel frattempo lotta tra Campana e Zanichelli con, l'abbiamo detto, Zanichelli che è passato, dovrebbe favorire la linea all'incrocio di traiettoria, ma proprio non va sul dritto. Cos'era quella traiettoria? Sto provando a fare le curve in pieno, però devo andare più largo per farlo. Cosa devo fare? Non ho motore? Dai,
Sono tutti lì vicini, se li superi a fine gara ti darò la ricompensa. Mi puoi dare anche il culo, Dio Cristo, se perdo 6 decimi rettilineo che cazzo faccio? Andrò come i gamberi? Troppe lacune al motore per Campana, però ecco, ci ha provato, dal box la sua stratega a offrirgli qualcosa, qualche ricompensa. Campana ancora una volta nel guidato riesce a tenere il passo, ma poi in allungo non ha assolutamente la capacità di rimanere incollato ai suoi avversari. Zanichelli in questo caso, vedremo se Melis approfitterà di questi problemi tecnici per Campana. Zanichelli ha preso dalla libera e adesso punta con decisione all'8ª posizione. Dalla libera sbaglia e finisce lunghissimo dalla libera, è finito davvero molto largo e anche Campana potrebbe farcela. Si affianca dalla libera che sul dritto allunga, riesce quasi a mettere le surati davanti, ma poi Campana la traiettoria a favore e ce la fa. Attenzione però non è finita, perché Campana sì, ha conquistato il 9º posto, ma dalla libera è ancora aggressivo. Guardate come una piccola imprecisione sia costata carissima a dalla libera. Intanto bandiera bianco-nera proprio per lui. La direzione gara ha guardato la telemetria di Ftuni e ha visto che appunto ha accentuato un po' il contatto, era una manovra evasiva, quindi niente da fare, solo avvertimento. Nico, non c'è nulla che puoi fare. Stai perdendo quasi 7 secondi a giro. Dai, non ci stai neanche credendo. Ascolta, devi stare zitto perché io sto spingendo al massimo con delle gomme super usurate. Se non stai zitto scendo dal kart e vengo lì ai box a dirtelo, Sta zitta, muma. Tanto nervosismo anche in casa Devil Racing proprio per quel che ha detto Beneventi, in difficoltà estreme per la gestione degli pneumatici. E qui invece siamo su Aurucci che ha allungato all'improvviso, ha cambiato passo a 4 secondi 8, ha completamente cambiato la logica di questa gara. Se c'era una lotta per la vittoria adesso sembra un po' più lontana come possibilità dal punto di vista di Occhi. Qui ancora su Campana, pilota molto inquadrato, che entrata, una dive bomb da parte di Dalla Libera. Pazzesco come è entrato Dalla Libera nei confronti di Campana, sta dando il tutto per tutto in ingresso, però è sicuramente un atteggiamento che non renderà felice Campana e soprattutto mette un po' a rischio Dalla Libera sotto il profilo della direzione gara della correttezza. Tante difficoltà anche da parte di Bignozzi che è solamente 14esimo e Bignozzi prova ancora errore in ingresso curva. Canella cerca l'esterno nella curva successiva alla 7 e forse ce la fa, vediamo se chiude, sbriga la pratica. Sì, ce l'ha fatta Canella, è un Bignozzi che non può nulla e Canella passa, quindi 14esimo posto per lui. Distacchi comunque molto importanti che vengono anche amplificati dal fatto che Aurucci registri un nuovo record in 17.4, 4 secondi 8 di vantaggio su Lorenzo Occhi, che chiuderebbe ancora una volta al secondo posto, sarebbe il primo degli umani, ecco, potremmo definirlo così. Mancano ormai 3 giri, anzi meno. Melis intanto vede Campana e l'avevamo detto, Melis ci prova però qui sbaglia, si gira Melis, ci stava credendo fin troppo forse, si gira, perde il riferimento nell'ultimo cambio di direzione, nell'ultima curva, passa Montanari che ringrazia in questo modo. Intanto Vallieri quinto, vede Ftuni entrare, un ingresso fin troppo deciso da parte di Ftuni, con Vallieri che manda un segnale, finisce largo fuori dalla traiettoria. Come è entrato Ftuni? Sarebbe interessante vedere appunto da un'altra ripresa quel che è successo. Intanto Zanichelli ne approfitta e sale al 7º posto davanti a Domi, è riuscito a passare anche Domi. Vallieri ora vuole riprendere il quinto nei confronti di Ftuni, il bonus rimonta permetterebbe comunque a Vallieri di salire al 5º posto in campionato. Tondelli e Ftuni invece approfittano della gara meno brillante di Dalla Libera e Campana, che scenderebbero in 8ª e 10ª posizione. Questo è l'aggiornamento virtuale della classifica piloti, mancano solamente 2 giri. Campana sta gettando il cuore oltre l'ostacolo, sta dando il tutto per tutto, ma in questo momento non basta. I suoi tentativi sono poco efficaci proprio perché sì, in curva guadagna qualcosa. Intanto attenzione, driver of the day con Occhi che ha il 44%, Aurucci il 22% e Dalla Libera il 17%. Dicevo, Campana dà il tutto per tutto, ma il suo kart non lo agevola nelle battaglie. Francesco Vallieri contro Ftuni è un confronto che potrebbe protrarsi fino al traguardo. Qui invece attenzione, andiamo su Canella che ha raggiunto anche Luca Milan. Si è un po' velocizzato perché il passo gara del pilota di FC Racing è molto interessante. Ricordiamo che appunto l'anno scorso il numero 28 era un po' acerbo e è cresciuto molto, è cresciuto decisamente tanto. Finiva addirittura doppiato spesso e volentieri le gare, adesso invece sembra aver fatto un bel salto in avanti ed essere cresciuto molto in maniera esponenziale. Vallieri prende la scia, Ftuni guarda a destra, chiude l'interno in curva 1 che si fa praticamente in pieno, punto di sorpasso la 2 dove prima si è lanciato così come se non ci fosse un domani. Ftuni finisce lungo, Vallieri fuori pista e va a raccogliere anche tantissimo sporco
tantissimo sporco raccolto, un brutto errore, si avvicina anche Zanichelli, scuote la testa Valieri, scuote decisamente la testa. Zanichelli invece autore di una grande gara, lui che è partito in nona posizione, adesso vede il sesto posto lì alla portata, qui invece dalla libera va a lungo con Campana che recupera metri, però il problema è sempre quello, è sempre il motore per Patrick Campana, che si lamenterà con i suoi tecnici, quasi un GP2 engine per i riferimenti a Honda. Valieri non sembra contentissimo, si sta lamentando forse con se stesso. Nel frattempo occhio perché Bignozzi è stato raggiunto da Giardina e rimonta di Giardina dopo l'errore. Il Ghost of Kart sta comunque puntando alla zona punti con Giardina che è in 16ª posizione in questo momento. Sbavatura per Bignozzi in uscita da curva 3 e vediamo se si infila Giardina. Sì, esatto, quel secondo e 4 che c'era sul traguardo è stato recuperato in un solo settore e adesso invece bandiera a scacchi per Aurucci che completa un weekend fenomenale, seconda vittoria consecutiva per Aurucci che va a consolidare la leadership nel mondiale, nella Daia del Gas Car Series 2025, trionfando e dominando a pomposa. Poi Occhi che ci ha provato ma non ci è riuscito a infastidire fino all'ultimo Aurucci. Savadori terzo, aspettiamo che transitino tutti sul traguardo per dare ufficiali i risultati. Qui Domi che in ottava posizione, intanto battaglia lì davanti, Zanichelli ha passato Valieri, incredibile, Zanichelli all'ultima curva passa Valieri e artiglia il sesto posto. Mamma mia che finale, con Valieri che scende in settima davanti a Domi dalla libera e Campana che chiude la top 10. Campana avrà da ridire sulla gestione del motore per il suo team. Taglia il traguardo anche Montanari dietro a Melis appunto per la penalità. Vediamo Milan e Canella che transitano ora sotto la bandiera a scacchi. Montanari sì 12esimo, 14esimo Canella davanti a Giardina, poi Bignozzi, Sassone e Beneventi. E adesso appunto siamo con il vincitore, siamo con Aurucci, inquadrato poco, all'inizio Occhi gli ha dato un po' di fastidio, lo ha pizzicato ma non è mai stato così concreto il pressing di Occhi nei confronti di Aurucci che è il vero e proprio dominatore. E adesso facciamo un recap dei risultati, andiamo a vedere come è andato questo primo weekend della stagione. Aurucci vince, domina a pomposa, poi Lorenzo Occhi secondo, Francesco Savadori in terza piazza e poi in quarta posizione abbiamo con il risultato molto buono Pietro Tondelli di Nitro Racing Team che ha ottenuto davvero buoni punti, così come scuderia Air Corse con Rami Ftuni che alla fine ha avuto la meglio su Zanichelli che ha passato, lo abbiamo visto proprio in diretta nelle ultime fasi, Valieri, poi Domi dalla libera, Campana solamente in decima posizione, Melis, Montanari, Milan, Canella, Giardina, Bignozzi, Sassone, Beneventi, Ametovic che non ha corso appunto per problemi di salute. Aurucci 53 punti, Occhi 40, 32 per Savadori, poi Domi, Tondelli a 21 e 19 così come Ftuni, mentre nella classifica squadre Air Corse a 72 con Nitro a 59 e Coinflip a 37. Qui siamo nel giro di raffreddamento, ma aspettiamo perché c'è qualcosa che arriva dalla regia internazionale. Replay del giro di raffreddamento con Campana che prova con i Donuts quantomeno a strappare un sorriso a se stesso e al team, ma il tentativo è assolutamente fallimentare. Montanari e Melis lo passano, incredibile, Melis va a muro così e Montanari finisce in testa coda davanti a Campana, un frontale sfiorato. Vediamo appunto Giovanni Montanari di Intant Racing cosa ha fatto, così la perde all'improvviso con Campana che evita in extremis il frontale, mentre lì purtroppo Melis si va a schiantare, finisce contro le barriere. Tanto lavoro da fare per sistemare il kart per Fury Racing in vista del secondo round. Non contentissimo Melis che se la prende così. E dunque finale con i fuochi d'artificio. Ci vediamo al prossimo round. Scusa per la manovra che ti ho fatto il primo giro. Ah no, vai tranquillo. Ma hai tagliato tanto la strada? No, non ti preoccupare, era giusto secondo me. Non hai fatto niente di sbagliato. Io mi sono riempito di terra invece. Hai capito già, no? No, che inizio a gara avevo il drago dietro e mi stavano fuori in pista, che Ma porco dio adesso. Mi dispiace infatti. Che cazzo hai fatto finale? Adesso mi trovo delle volte che riesco a sterzare, altre che sterzo minimo vado dritto. Cioè lì sono proprio andato dritto, ho lasciato ho notato che non teneva più la mia pure. Il mio davanti Zero, neanche con la frenata, Io infatti mi sono piantato così Infatti ho visto. Ora aspetta, ero dietro di non so, di uno. Ho rallentato, mi sono rallentato perché ho visto che facevi salto. Però la cosa
divertente. Forse l'ho registrato. Ho fatto il saltino e mi sono piantato così nella torre. Ah no, io ho visto solo il nero. Io stavo inseguendo voi come un caccia così. Ah! Cioè, la cosa più divertente. E forse l'ho registrata. Poi scattava il cazzo. Che? L'ho visto là. Grande Pietro, bella. No, praticamente stavo scherzando, ho visto che doveva andare dritto, ho lasciato il gas senza frenare, senza peggiorare, sono andato proprio in mezzo al buco, ho saltato e ho risentenzato. A 2 giri dalla fine che ero in bagarre con quello davanti, che era in questo video, che mi sono girato per avanti. Sì, via, all'ultima curva. Come sei andato te? La prima gara ho fatto cagare, la seconda gara peggio. Non si deve essere arrivato penultimo la seconda gara. E non mi sono girato, incredibile. No, quello è già un passo. Giusto un po'. Questi sono troppo forti per noi due. Quanto sei arrivato? Non lo so, io ho rallentato perché raccogliete di tutti perché perdevo pezzi di gomma. Allora avevo superato il campo e l'ho perso dopo, madonna puttana. Da penultimo? Io ho fatto la mia gomma. Solo perché mi sono incappellato lì davanti. Vabbè, ma da penultimo a 15esimo ce n'è, ne ho fatti su punti. Ed eccoci qui, alla fine del primo weekend di gara. Tante sorprese, tante belle sorprese. A me la cosa che soddisfa, come poi volevo dire nel video di gara 1 mi sono dimenticato, è che cazzo raga c'è. Vedo una parte centrale del gruppo molto compatta, tanto che già in gara 1 c'è stata una fase in cui dal terzo al 14esimo, tipo al sesto, settimo giro, c'erano 10 secondi. Gara 2, vi dico la verità, devo ancora guardarci, ma presumo che siamo più o meno sulla stessa falsariga. Cioè, siamo arrivati tutti relativamente vicini. Dopo va anche detto che magari questa gara c'è stato un po' più di distacco, ma perché ci sono stati più errori individuali. La novità di quest'anno saranno le penalità, infatti avendo più telecamere riusciremo a osservare le immagini e dare effettivamente delle penalità a chi si comporterà male. Andiamo a spiegare un secondo. La manovra di Montanari era da penalità, lui stesso se ne è reso conto mentre parlava con Franz. La manovra di Dallas è un caso al limite perché non c'è la visuale purtroppo, si è scaricata la telecamera probabilmente, ma Rami stesso, quando ci abbiamo parlato, ha detto che nel contatto anche lui si è allargato di sua volontà, cioè il contatto c'è stato ma non era così accentuato perché si è accorto in ritardo che Dallas era entrato in maniera molto dura, perché Dallas è molto aggressivo in fase di gara, per cui è difficile misurare quali sarebbero state effettivamente le conseguenze di quella manovra, perché magari sarebbe stata una sportellata normale, magari no. Rami è molto abile perché ha gli occhi ovunque nell'evitare gli incidenti, non potendo misurare ma avendo comunque notato che la sua manovra è grave, poteva portare delle conseguenze. Abbiamo deciso nell'avvertimento, ossia nella bandiera bianco-nera, come dire, una volta può succedere, ma la seconda volta penalità. Nel caso Davide farà ancora una volta una manovra del genere, verrà penalizzato. Abbiamo parlato un secondo delle penalità. Vi lascio al tanto applaudito, infatti c'era un casino della Madonna che non si riusciva a parlare da tutto il casino che c'era, al podio. Il podio, al terzo posto Francesco Savadori della 997 Red Team. Nessuno che applaude, che tristezza. Secondo posto con la Nitro Racing Team Lorenzo Occhi. E al primo posto, colpo di scena, nessuno se lo sarebbe mai aspettato, tranne tutti, Matteo Aurucci con la R Corse. A lui non si applaude. Bravo Aurus! Pedala su Camicioli adesso con la bettina. Molto altro non c'è da dire in realtà, perché tutto quello che avevo da dire l'ho detto prima. Prima di passare alle interviste finali vi lascio un pezzo che c'è stato in fase di montaggio, questo mentre osservavo i video, perché devo, la fase di regia, avevo sentito Ottaviana che a una certa chiede: ma dov'è Pata?
Cosa? Come hai messo Pata? Che io non... Come è messo Pata, chiede lei. Come è messo? Sapendo cazzi dappertutto e dall'inizio della gara, come è messo Pata? A pecora è messo, ecco come cazzo è messo. Vi lascio le interviste finali, qui avete di nuovo i contatti social della DDG e niente, è stato un piacere per me. Rimanete sintonizzati perché non tra molto ci sarà il secondo evento. Dove? A Bolzano, a Frasnelli Kart. Colò Beneventi, 2 piazzamenti fuori dai punti. Come ti senti dopo questa gara? Guarda, la macchina era indegna. Il mio compagno di squadra aveva la mano sicuramente migliore, è stato favorito, avvantaggiato. Io avevo i pezzi di gomma che li perdevo in mezzo alla pista, segnalati. La foto dimostrativa sarà pubblicata. Guarda, faccio un'altra gara e poi cambio scuderia. Ai 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 ai. 2 gare molto difficili, con risultati nei bassi fondi della classifica. Come ti senti? Diciamo un po' giù, non me lo aspettavo, forse il bagnatino non ha aiutato più di tanto, ma più che altro sì, forse non sono stato abbastanza concentrato, ero un po' stanco e vabbè, ci rifaremo alla prossima gara, insomma. Senti che questo risultato potrebbe cambiare le gerarchie in squadra o credi che sia ancora da discutere? Non saprei, perché il mio compagno è andato molto bene, soprattutto la seconda gara ha fatto uno dei posizionamenti alti, quindi se l'anno scorso eravamo più o meno sullo stesso livello, forse quest'anno sì, potrebbe essere abbastanza più forte di me. Giuseppe Sassone, zona punti in gara 1, fuori in gara 2, come ti senti? Giornata deludente, se in più si pensa che il mio nuovo compagno di scuderia è Macazzafora, è finita ancora prima di iniziare, quindi io non ho parole, sperando che, non avrei mai pensato di dirlo, ma sperando che il mio collega torni presto, che si riprenda. Di proprio il nome di chi speri che rientra. Fantini Arturo doveva esserci oggi, purtroppo si è visto che è mancato. Ti abbiamo abbandonato a Misano fuori dai punti e ti ritroviamo oggi con 2 14esimi posti. Come ti senti? Sono veramente contento, non l'avrei mai detto, pensavo di scaldare l'ultimo posto, invece ho fatto una gran gara contro Bigno e il Drago, quindi sono super contento, spero di dare il massimo anche nelle prossime. Pensi che per assurdo potevi far di meglio o ti ritieni già soddisfatto così? Allora, in gara 2 potevo superare il Drago, quindi avrei potuto guadagnare una posizione, però sono contento, quindi ho fatto un gran level up. 2 piazzamenti nella seconda metà della classifica, come ti senti dopo queste 2 gare? Guarda, pensavo più in alto, invece 13esimo e 15esimo, si vede che col team devo assistare un po' di cose col kart, adesso appena rientriamo nel box organizziamo il tutto per la gara successiva, ecco. Pensi che ci saranno dei cambiamenti di equilibrio dopo che Dallas ha fatto 2 belle gare? Dai, penso di sì, guarda, Dallas ha spinto di brutto, infatti cercherò di raggiungerlo e dai, cercheremo di fare il meglio entrambi. Ok. Allora, 2 piazzamenti in zona punti all'inizio, come ti senti dopo queste 2 gare? Stanco, ci devo ancora riprendere la mano. Niente, è stata una bella gara, piena di... Pensi che potevi fare di meglio o ti senti soddisfatto con questi risultati? No, potevo far di meglio. Siamo qui col campione in carica della stagione passata. Cosa ne pensi della giornata odierna? Non penso nulla, non so neanche se potevo andare di più, il problema è che questa pista mai corsa sull'asciutto, mai. Se poi ci conti che io ogni volta che mi affiancavo qualcuno era letteralmente una roba così. Quindi Probabilmente o scherzavo delle linee perché quello è poco ma sicuro, però c'è qualcosa che è andato storto. aveva problemi di potenza anche il car, dici? Potrebbe essere. Da un punto di vista mi va comunque abbastanza bene perché io mi pronosticavo in 14esima posizione, sono arrivato sesto e decimo. Quindi... Un altro aspetto da tenere conto è il tuo compagno di squadra.
Io gliel'avevo detto a Jürgen, gli avevo detto che lui sarà il pilota di punta quest'anno perché l'anno scorso è andata bene, quindi verosimilmente diventerò il suo braccio destro, diventerò il numero 2. Ti ha messo in difficoltà in queste 2 gare? Messo in difficoltà non l'ho mai visto, il problema è quello lì. Che cazzo devo dire? Nono e sesto al tuo esordio, punti importanti per gli underdogs, e te come ti senti? Bello fresco, la gara 2 è andata molto bene, soprattutto secondo me perché mi ero staccato dalla folla. E pensi che per assurdo potevi averne anche di più vedendo che nel finale di gara stavi pian piano passando tutti, o pensi che era il massimo? No, ho un po' raggiunto il limite, secondo me gara 2 è il limite, visto Freddy che si è fermato, io sì. E domanda finale per provocare la squadra. Pensi che con questi risultati ti attribuirai il ruolo di pilota di punta della squadra, o pensi che Bigno risponderà? No, Bigno risponderà, già detto, prossima gara che carico di me, ha detto. Ho la mano che funge. Solo che lui non ha mai corsi oggi. È già partito il video, sappiate. Davide dalla Libero, dopo questa introduzione particolare, come ti senti dopo questo weekend di gara pomposa? Spingiamo un botto, porca troia. Però sì, è andata abbastanza bene la prima, la seconda mi hanno superato Rami e il bastardo di Zanna. Quindi sono arrivato nono, però mi ritengo dignitosamente soddisfatto per oggi. Prossima si prevede ancora meglio. Fata mi rimane comunque dietro e mi ciuccia. Perfetto. Pensi che stabilirai già le gerarchie in squadra come pilota numero 1, o pensi che K risponderà nelle prossime gare? No, nelle prossime gare K sarà molto bravo. Oggi è stata per lui una giornata, però sicuramente le prossime volte mi starà davanti, sicuro. Doppio settimo posto in questo esordio pomposa, come ti senti? Potevo fare di meglio, però ho spinto al massimo e almeno ho mantenuto quella posizione lì, pur perdendone, comunque recuperando solo alcuni, però speravo di meglio. Pensi che questa potrebbe essere una costante nel corso del campionato, o attribuisci questi risultati a un weekend negativo? Non penso sia per quello, ma ho visto comunque il miglioramento da parte di tutti e molti hanno risalito la classifica. L'hanno risalita per bene. Sembra che la maledizione del 10 sia stata scacciata, perché hai fatto P8 e P5 nelle 2 gare. Come ti senti dopo? Mi sento che questo numero ha portato fortuna. Realmente. Non vorrei dire, ma il numero non si è proprio visto per il riflesso della luce. Eccolo. Ora si è visto. Pensi che potevi dare qualcosa di più nelle gare, o pensi che il risultato sia il massimo? Certo, c'è sempre da migliorarsi. Ci sono un po' di cose che dovrei migliorare, soprattutto nel momento, cioè nella fase di attacco, ma anche nella fase di difendere, ma soprattutto nell'attacco. C'è sempre da migliorarsi. Io e il prof qua e praticamente è il più bravo. Uno attacca, uno difende e ce l'abbiamo fatta. Pietro Tondelli, quinto in qualifica, gara 1 difficile, gara 2 in risalita. Come ti senti? No, sono tranquillo, qualifica buona, sì. Poi gara 1 è partita bene, diciamo, ero subito in lotta per il podio. Poi c'è stato un contatto purtroppo con Rami e ho avuto un po' di difficoltà, sono rientrato 19esimo, però sono riuscito fortunatamente a recuperare fino alla 10ª posizione. E domanda al veleno, pensi che questi risultati metteranno in discussione gli equilibri all'interno del Nitro Racing, appunto di stabilire già un numero 1 e un numero 2, o ritieni di... Sì, probabilmente, però vedremo, dai, magari vediamo le prossime gare. Quarto e ottavo, come ti senti dopo questa gara? Esaurito, è stato molto intenso. Alla fine di gara 1 avevo male al piede destro, mannaggia la bastarda, però in gara 2 sono finito un po' lungo, ho toccato la barriera, forse ho perso qualche secondino, però il passo non era come in gara 1, quindi va più che bene. E gara 1 e gara 2, entrambe davanti al tuo compagno di squadra, pensi che cambieranno le gerarchie all'interno
del box? Ma dubito perché mi hanno detto che mi avrebbero pagato tantissimi soldi per stargli dietro. Oggi purtroppo non ci sono riuscito, quindi penso che dovrò pagare una penale. Speriamo che le prossime volte la situazione torni alla normalità. Doppio podio all'esordio. Come ti senti dopo questo debutto? Sono soddisfatto, non me l'aspettavo, se devo essere onesto, di andare subito così bene. Adesso torniamo a migliorare ancora di più. E pensi che potevi averne per raggiungere la seconda posizione o addirittura la prima, o pensi che più di così non potevi dare? No, più di così non potevo dare, i primi due erano troppo più avanti rispetto a me. E forse anche qualcuno che è arrivato dietro di me aveva qualcosina in più. Abbiamo fatto anche le belle battaglie in gara 1, perché purtroppo i due piloti con cui ho battagliato sono finiti fuori, credo, e quindi non abbiamo potuto proseguire la battaglia, sa come sarebbe finita, quindi un terzo posto sì, però perché come prestazioni siamo alla terza e alla quinta posizione. Doppio secondo posto all'esordio, entrata col botto, come ti senti? Io non pensavo di arrivare sul podio, come sempre avevo pronosticato di più di quello che pensavo di fare, però stavolta mi è andato bene e mi ha aiutato un sacco Aurux con le traiettorie e tutto, è bello. E pensi che per assurdo con una partenza migliore lo potevi tenere anche dietro Aurux, o è il massimo il secondo posto? Assolutamente no, il secondo posto era il massimo che potevo fare oggi. Matteo Auruzzi, nessuno se lo sarebbe mai aspettato, ma sei arrivato primo costantemente. No, teniamo seri. Tripletta all'esordio, come ti senti dopo questo weekend? Mi sento affamato perché non mangio da un bel po'. No, a parte tutto, il kart andava veramente bene, strano perché quasi mai va male. Nonostante sia il kart forse meno potente, non ho idea. Comunque girava bene, era divertente da guidare, ho dato il massimo, ho provato a far recuperare rami in gara 2 e non ce l'ho fatta, allora ho spinto e basta, ho fatto bene.